Ciao a tutti, io sono Luca e questa è una lezione di lingua italiana. Nello specifico questa video lezione è per quelle persone che capiscono l'italiano ma vorrebbero migliorare il proprio livello. Se sei una di queste mi raccomando iscriviti al canale perché qui pubblico regolarmente lezioni su vari aspetti della lingua e della grammatica italiana. Detto ciò, in questo video volevo parlare di un verbo molto particolare che fondamentalmente ha due significati opposti. O meglio, questo verbo ha un significato standard, ma in determinati casi significa il contrario di quello che significa normalmente. Il verbo in questione è tirare. Tirare di solito è il contrario di spingere. Spingere, fare così, cioè allontanare qualcosa da sé. Tirare è avvicinare qualcosa. E infatti, se voi vedete sulle porte, da un lato c'è scritto spingere e dal lato opposto c'è scritto tirare, perché le porte o si aprono in questa direzione o si aprono nell'altra direzione. Quindi, prima di aprire una porta, se voi vedete che c'è scritto spingere, vuol dire che la porta si apre così, cioè la dovete allontanare. Se invece c'è scritto tirare, vuol dire che la porta la dovete avvicinare verso di voi. Fin qui tutto ok, quindi tirare è il contrario di spingere. Il problema è che in alcuni casi tirare vuol dire esattamente il contrario. Per esempio, prendiamo l'espressione tirare un sasso. Cosa vuol dire tirare un sasso? Vuol dire lanciare un sasso, cioè prendere il sasso in mano e imprimergli un movimento, lanciarlo in lontananza. Quindi vedete che in questo caso tirare ha un significato opposto al suo significato standard. Per esempio, io posso dire il bambino ha tirato un sasso contro la finestra. Cosa significa? Che il bambino ha preso un sasso in mano e l'ha lanciato contro la finestra, che poi verosimilmente si è rotta. Oppure io posso dire, per esempio, tirare un pomodoro. Cosa vuol dire tirare un pomodoro? Vuol dire prendere un pomodoro in mano e lanciarlo. Sapete, no, a teatro un tempo, quando lo spettacolo non piaceva, le persone del pubblico prendevano della frutta e la tiravano contro gli attori. Quindi ecco, io al posto di sasso e pomodoro posso usare anche altri sostantivi, cioè posso dire tirare un determinato oggetto. Poi ci sono espressioni come per esempio tirare un pugno. Cosa significa tirare un pugno? Tirare un pugno significa colpire con un pugno. Questo è il pugno, questa è la mano aperta, questo è il pugno. Tirare un pugno vuol dire colpire con la mano chiusa fondamentalmente. Quindi tirare un pugno vuol dire colpire con la mano chiusa, poi c'è tirare uno schiaffo che vuol dire colpire con la mano aperta. Poi c'è tirare un calcio che vuol dire colpire con il piede. Poi c'è tirare una ginocchiata che vuol dire colpire col ginocchio. Tirare una gomitata, colpire col gomito. Quindi vedete, sono tutte forme piuttosto simili. Mi rendo conto che queste espressioni sono piuttosto strane, effettivamente, perché tirare di solito vuol dire avvicinare qualcosa. In queste espressioni tirare suggerisce proprio l'idea opposta, cioè di allontanare, di imprimere energia a un oggetto o a una parte del corpo per colpire qualcuno. Perché tirare un sasso vuol dire fondamentalmente lanciare un sasso, mentre invece tirare un pugno vuol dire colpire con questa parte del corpo, perché metaforicamente è come se noi lanciassimo questa parte del corpo imprimendo l'energia. Comunque in ogni caso l'idea è più quella di allontanare che non di avvicinare. Un'altra cosa che volevo dire è che poi c'è il verbo pronominale tirarsela, quindi tirare più la particella se la. Per esempio me la tiro, te la tiri, se la tira, eccetera, eccetera. Quindi fate attenzione che adesso sto parlando di tirarsela e non di tirare qualcosa. Tirarsela fondamentalmente ha lo stesso significato di menarsela. Forse non conoscete il verbo pronominale menarsela. Non c'è problema perché qualche tempo fa avevo fatto un video su questo verbo, o meglio, avevo fatto un video sulle varie forme del verbo menare, tra cui anche il verbo pronominale menarsela. Ecco, vi lascio qui il link,
Mi raccomando, se vi interessa capire cosa significa tirarsela, dategli un'occhiata. Ecco, poi diciamo che tirare in realtà è uno di quei verbi molto complessi che viene usato in molte espressioni idiomatiche. In questo video non volevo parlare delle espressioni idiomatiche con il verbo tirare perché sono veramente tante. Più avanti poi farò più video sulle espressioni idiomatiche con il verbo tirare. Per intenderci, dal punto di vista delle espressioni idiomatiche, tirare è un verbo che può competere con mettere. Ci sono veramente tante espressioni idiomatiche con il verbo tirare. Con il verbo mettere probabilmente ce ne sono di più, però comunque anche con tirare ci sono tante espressioni idiomatiche. A proposito, qualche tempo fa ho fatto una playlist in cui ho messo tutti i video che ho fatto sulle espressioni idiomatiche con il verbo mettere. Qui vi metto il link, mi raccomando, dategli un'occhiata.